Se avessi pochi chilometri per far capire a qualcuno cos'era un turbo negli anni 80, penso che questa sarebbe la macchina che gli farei provare. Porsche 3003, 300 cavalli turbo senza il minimo filtro, direttamente dalle follie degli anni 80. È nera, ha un alettone gigantesco, è bella da fare male. È un turbo vero, di quelli che te ne accorgi quando entra, senza il minimo aiuto, e il suo soprannome è tutto un programma: The Widowmaker, la fabbrica di vedove. È totalmente, incredibilmente fuori di testa. Già il rumore dei raffreddati ad aria era qualcosa di incredibile, ma la turbo è una sinfonia di suoni e di sensazioni terribili. È una macchina sulla quale si sale con un po' di paura, ed è una paura sacrosanta, perché non è una macchina sulla quale salire con presunzione e mancanza di rispetto. Senti qua. (3003) dunque, 300 cavalli. Non ho molti dubbi che questa sia la Porsche più maschile e rude che sia mai stata prodotta, a partire da frizione, cambio, sterzo, pedaliera, tutto. È una macchina in cui si suda. Tra i tornanti di montagna è un incubo, perché ha un turbo lag veramente proverbiale. Per ogni grosso turbo lag c'è un grosso calcio in culo che ti aspetta, e questa qui, wow. Che carattere. Quando dico una macchina di carattere è esattamente questo che intendo. È una vettura ricca di particolarità, di peculiarità che ha solo lei, non somiglia a nessun'altra. Il cambio 4 marce, abbastanza complesso e abbastanza difficile nei primi chilometri capire come va usato, e una volta capito dà una bella soddisfazione. È difficile parlare su questa qui perché ti impegna davvero centimetro per centimetro, e ogni grammo di tua forza va impiegato in pieno. Recentemente ho avuto il privilegio di guidare la GT2 RS, quindi il non plus ultra dei turbo Porsche, e mi dispiace ammetterlo, neanche poi tanto, che questa qui è con meno della metà della potenza è 100.000 volte più ricca di personalità. Se mi chiedessero di descrivere il turbo a qualcuno che non sa di cosa stiamo parlando, mi basterebbe portarlo a fare un giro su questa macchina e senza dire nulla si renderebbe perfettamente conto di cos'è un turbo, di quelli veri, non di quelli aspiratizzati. Certo, il turbo in passato è stato criticatissimo appunto per questo, per questi grossi ritardi di risposta, questi giochi di anticipo che costringe a fare chi guida e chi vuole guidare forte, ma si è senza dubbio perso il brivido del calcio nella schiena che solo le macchine anni 80 e alcune degli anni 90 riuscivano a dare. Il fascino di queste macchine, poi se sono nere, con Fuchs neri e allargate in questa maniera, e con quell'alettone, e con quello sguardo sorridente, e con questo rumore, questa, ecco, questa
questa è una di quelle macchine che mi fanno impazzire. Mamma mia ragazzi, già mi fanno male polsi e caviglie e non è che non sia abituato a guidare macchine un po' più ruvide. Questa è di un'altra lega, eppure davanti non c'è nulla. Uno si aspetterebbe un minimo di semplicità in più nell'uso dello sterzo, che è preciso, abbastanza preciso, e sì, è anche comunicativo, legge tutto quello che gli succede sotto. Macchina facile né mai nella vita prevedibile. Il soprannome di Widowmaker credo che sia abbastanza meritato. La sensazione di paura e pericolo che credevo di avere molto di più in realtà si è trasformata dopo pochissimi minuti in un godimento totale. Ti porta via, quando entra il turbo ti porta via. E con il fatto che davanti si impenna e ti rimane veramente una sensazione di pochissimo controllo, alle alte velocità poco controllo sull'anteriore, quando si va forte sembra che si stia girando più con l'alettone posteriore che con le ruote, cioè sembra che quel minimo che dà la gomma a terra sull'anteriore lo comunichi dietro, e sembra che sia la spinta sul posteriore a far sterzare la macchina. Credo che questa sensazione qui si possa provare solo sulle 911 turbo a trazione posteriore di una volta, e forse è un bene, perché ne hanno fatte di vittime queste macchine. Mi rendo conto che messa in mano a non esperti possa diventare un qualcosa di terrificante, perché è imprevedibile, è folle. Eppure c'è chi con queste qui faceva veramente delle magie. Io proverei ad aprire i finestrini per farvi sentire qualcosa che vi piacerà molto. Vediamo se si riesce a sentire, Senti qua. Ci vuole veramente un bel coraggio a tenere aperto in curva, perché quando entra veramente. Ha questo cambio a corsa lunga che per cambiare ci vuole un bel impegno. Io la trovo semplicemente irresistibile. Questa per me è una macchina assolutamente irresistibile.
c'è solo lei così, non ce n'è un'altra, quindi che vi posso dire? C'è un rettilineo, questa è la seconda, sono 3000 giri e ancora non entra nulla, adesso entra. Il lag è talmente pronunciato che cambiando dalla seconda quasi a fondo scala in terza ha comunque un momento in cui deve recuperare fiato, quando comunque un turbo normalmente stando su di giri non ha bisogno di recuperare, questa sì, ed è per quello credo che sia anche pericolosa il rettilineo, perché la botta è continua, ti arriverà ogni volta, non solo quando sei basso di giri e vai alto, anche quando sei già alto. Il tempo che ci è voluto ad aspettare questa macchina è stato abbastanza pesante, perché ho aspettato veramente tanti anni di guidare questa macchina qui e quello che se ne dice è abbastanza preoccupante, a partire dal soprannome, che è Widowmaker, quindi la fabbrica delle vedove, e devo dire che è un soprannome abbastanza meritato. È una macchina difficile, molto difficile, che non si impara in un giorno e che sarebbe capace di farti sudare anche se tu fossi il proprietario e l'avessi da nuova, da sempre. Quindi è stata una giornata difficile, ho sudato tantissimo, anche se qui per fortuna qui siamo sulle mie strade, quindi conosco perfettamente tutti i centimetri di asfalto che ci sono e questo un po' mi ha aiutato a soffrirla meno. Però la macchina ha un carattere veramente viscerale, è difficilissimo domarla. 300 cavalli nei primi anni 80, senza filtri on-off. In realtà mi aspettavo il turbo ancora più ignorante, ancora più cattivo, invece alla fine si riesce a gestire. E il problema è quando il turbo entra al momento che non ti aspetti e se non sei pronto, sia con lo sterzo che con le braccia, con i muscoli delle braccia. Servono veramente i muscoli con questa macchina. Può davvero metterti in difficoltà e può succedere di tutto, dipende poi da quanto uno esagera. Sì, è una macchina a cui bisogna avvicinarsi con molta cautela e con molto rispetto.